Ciao a tutti e ben ritrovati nel canale del Filo Rosso. In questo video tutorial vedremo come realizzare questa coppia di carinissimi calzini. È un progetto veramente molto veloce da realizzare, in un paio di giorni potrete appunto lavorare i vostri calzini. E vediamo tanti calzini a ferri ma all'uncinetto pochi, e quindi ho pensato ed avevo voglia di realizzarne un paio e penso che sia anche un carinissimo regalo che potremo far trovare sotto all'albero di Natale. Ora vediamo subito l'occorrente per realizzarli. La coppia di calzini pesa 70 grammi, quindi io ho utilizzato questo filato che è l'alpaca, i drops, e perciò ve ne serviranno 2 gomitolini se volete utilizzare lo stesso. Andrà benissimo comunque un filato lavorabile con uncinetto del numero 3, potete in alternativa usare anche un filato acrilico che di solito appunto viene molto usato per la lavorazione dei calzini, quindi un filato sock e circa 70 grammi, oppure anche questo vedete è molto carino, che è il Melon Weight Tweed di lana grossa, e di questo appunto, siccome è un filato da 100 grammi, eventualmente ve ne basterà un gomitolone. Inoltre per la lavorazione noi andremo ad utilizzare un uncinetto molto piccolo del numero 2, perché il calzino ha bisogno di una lavorazione molto compatta, soprattutto se utilizziamo l'alpaca appunto che è un filato che tende a cedere, che è molto morbido, e quindi abbiamo bisogno di dar sostegno alla lavorazione. Perciò uncinetto del numero 2, il nostro filato, un paio di marker, come al solito un ago da lana per nascondere le codine, un paio di forbici e 1 metro per prendere le misure. Ma il consiglio che io vi do è quello di misurare il calzino, se lo fate appunto su misura, sulla vostra misura, di misurarlo strada facendo. Comunque adesso io vi darò appunto delle indicazioni su come farlo. Allora noi andremo, la taglia che io ho realizzato va a coprire la misura del 35-37, poi vi darò anche indicazioni per realizzare la taglia 38-40 e 41-43, ma vedrete che con dei piccoli accorgimenti sarà facile appunto ingrandire la taglia. Allora vediamo innanzitutto come è composto un calzino. È formato dalla parte alta, che è il polsino, ed io in questo caso ho evitato appunto di lavorarla, ho lavorato un calzino corto in questo caso ed ho utilizzato una rifinitura, perché la mia idea di questo calzino è un calzino così, un calzino coccola da usare alla sera, magari davanti alla TV, con la nostra bella tutona calda, e che comunque non va anche benissimo portato sotto uno stivale sportivo in inverno, e tiene, vi assicuro, caldissimo. Allora qui abbiamo la parte alta che è il polsino, poi abbiamo questa parte qui che è la caviglia, il collo del piede, il tallone, la suola e la punta. Noi andremo ad iniziare la nostra lavorazione circolarmente partendo dalla punta, che andremo a lavorare a maglie basse e ingrandendo appunto ai 2 lati della punta. Quindi andremo a lavorare la nostra puntina circolarmente e metteremo 2 marker ai lati dove andremo a sviluppare i nostri aumenti. Se nella lavorazione appunto indossate e provate la vostra punta, dovrà coprire la prima parte del piede e delle dita, non tutte completamente, quindi la punta non è molto grande. Successivamente andremo a lavorare quello che è il piede e la suola, e qui io le ho distinte lavorando la suola con una lavorazione, vedete, compatta, che è quella che appunto va appoggiata al pavimento e a maglie alte, mentre la prima parte è lavorata a maglie basse, la suola va lavorata a maglie alte, e invece la parte l'ho resa appunto più preziosa con una lavorazione traforata. Mi ricordano un po' i calzini che usavamo noi quando eravamo piccole, che si usavano appunto tutti questi calzini molto traforati, anche in cotone, molto decorativi. Quindi andremo poi a sviluppare questa lavorazione, che è quella del piede,
e ad un certo punto andremo a fermarci, andremo a creare una catenella nella cui circonferenza andremo a sviluppare con una lavorazione circolare e delle diminuzioni, andremo a sviluppare il tallone. Successivamente, una volta completato il tallone, andremo a completare la nostra lavorazione della caviglia e della prima parte della gamba. Comunque un calzino corto, ma volendo si può anche lavorare più alto per chi lo desidera naturalmente, e per chi volesse completare anche con un polsino, perché no, con una lavorazione a coste in rilievo. Con l'uncinetto del numero 2 e con il nostro filo con cui avviamo un cerchio magico, in questo modo passiamo l'uncinetto sotto al cerchio e portiamo fuori l'asola del filo di lavorazione. In questo modo facciamo una catenella e ripassiamo sotto il nostro cerchio ed effettuiamo la prima maglia bassa. L'uncinetto è molto piccolo e all'inizio sarà un po' difficoltoso lavorare, però poi vedrete che prenderete confidenza e il tutto si svilupperà mano a mano che crescerà il lavoro in modo armonioso. Quindi andiamo ad effettuare in totale, adesso abbiamo fatto 2 maglie basse, andiamo ad effettuare 7 maglie basse. 3, 4, mi raccomando lavoratele in modo regolare e uniforme, 5, 6 e 7 maglie. Prendiamo il cappietto dell'anello e lo tiriamo e quindi andiamo a chiudere il nostro cerchietto in questo modo. Magari lo tiro un po' meglio poi alla fine del tutto, e nella prima maglia creata chiudo il mio giro con una maglia bassissima come di consueto. Quindi mi alzo con una catenella, rientro nello stesso punto di base ed effettuo una maglia bassa. A questo punto prendo il mio marker, ed è molto importante adesso che ogni giro lo fissiamo, lo appunto evidenziamo. Ora vado ad effettuare 2 maglie basse per ogni maglia di base, quindi se adesso ho 7 maglie dovrò andare in ogni maglia a lavorarne 2 e alla fine dovrò avere 14 maglie in totale. Quindi una l'ho lavorata, rientro nello stesso spazio e faccio la seconda. Entro nella seconda e ne lavoro 2. Una e 2. Quindi effettuo degli aumenti. Nella successiva ne lavoro altre 2, quindi 1 e 2. Procedo così per tutto il giro del mio anellino e in totale devo trovarmi con 14 maglie. Ho realizzato, vedete, le mie 14 maglie basse. Però che cosa faccio ora? Dall'inizio, da dove ho posizionato il marker, conto 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vedete? E qui ho 7 maglie. Tra le 7 maglie, tra la settima e l'ottava, qui in mezzo, metto un marker e quindi divido le 14 maglie, perciò dall'altra parte mi restano 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 maglie. Ho praticamente diviso il mio cerchio a metà. Vediamo ora come effettuare gli aumenti. Qui io ho chiuso il mio giro con una maglia bassa ed è la prima qui, dove mi vado praticamente ad alzare e dove mi ho messo il mio marker di inizio giro.
Quindi qui ho il mio marker e io andrò ad effettuare un aumento subito, quindi qui, e dopo lo farò nell'ultimo giro. Quindi io qui ho realizzato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sarebbero state 7 maglie, ma con l'aumento già che ho fatto 8. Vedete, il marker qui è posizionato praticamente tra la settima e l'ottava maglia sottostante. Quindi significa che qui, quando vado a lavorare questa maglia, all'interno della maglia stessa vado a fare un aumento. Ok? Tolgo il mio marker e nella maglia successiva vado a fare un aumento. Quindi io poi posizionerò già subito il mio marker tra queste due maglie e so che poi nel giro successivo, nella maglia che ho appena lavorato, in quella successiva devo fare l'aumento. Quindi in totale sono 4 maglie che vado a fare all'interno dello stesso spazio, 1, 2, la maglia successiva, quindi faccio di nuovo l'aumento, 1 e 2, in questo modo. Lavoro tutte le mie maglie successive, maglie di base senza aumenti, in questo modo. E alla fine, quando ho lavorato l'ultima maglia, vado a fare l'aumento. Quindi ho concluso il mio giro. Pertanto a inizio giro alla fine del giro avrò un aumento qui e faccio subito l'aumento nella maglia del primo giro. Quindi qui ho concluso con l'aumento. Vi faccio vedere, qui chiudo con la maglia bassissima il giro, mi alzo con una catenella, rientro all'interno dello stesso spazio dove ho il marker, che mi ricorda che è l'inizio del giro, e vado subito a rientrare e a fare un aumento. Eccolo qui. Tolgo il mio marker e lo posiziono nella prima maglia che ho lavorato, quindi non nella seconda ma nella prima, che è quella di inizio giro. Poi lavoro tutte le maglie basse che trovo sotto disponibili, fino ad arrivare in prossimità dell'altro marker. Questo è il marker che divide le mie maglie, quindi faccio qui l'aumento, 1, 2, tolgo il mio marker e sulla maglia successiva faccio 1 e 2, in questo modo. E 2, in questo modo qui una e 2 maglie praticamente, e in mezzo qui mi vado a posizionare il marker, perché poi nel giro successivo andrò a fare un aumento in questa maglia e un aumento in quest'altra. Rivediamo. Avvicinandomi alla fine del giro, l'ultima maglia la lavoro con l'aumento, quindi una e una rientrando all'interno dello stesso spazio di base. Chiudo il mio giro qui, lasciatevi pure il marker che così non vi confondete, perché comunque all'uncinetto i punti sono piccoli. Mi alzo con una catenella, rientro dove ho il marker, vedete, e faccio la prima maglia bassa del giro, rientro e faccio l'aumento. Il marker mi aiuta a non far confusione. Quindi tolgo il mio marker
lo riposizionate nella prima maglia bassa del giro e poi lavorate a maglie basse in tutte le maglie sottostanti disponibili. In sostanza, per ogni giro dovranno essere effettuati 4 aumenti, quindi uno alla fine del giro e uno all'inizio del giro e uno prima e dopo il marker, esattamente nell'altra metà. Ecco qui ho il marker che divide le maglie, quindi vado a fare qui 1 e 2 maglie all'interno dello stesso spazio di base, e poi posso posizionarmi già il marker qui, così so che la maglia nel prossimo giro dove effettuare il primo aumento è già questa, e poi nel punto successivo faccio sempre 2 maglie, una e 2, e le altre maglie le lavoro così come mi si propongono. Perciò ogni giro io vado ad effettuare 4 aumenti e realizzo questo ovale praticamente, che è la punta del mio calzino. Ecco qui, questa è l'ultima maglia, quindi 1 e 2. Vedete? Questo è l'ovale. Potete tirare bene ora la codina del centro per andare a chiudere la punta. Ed è questa parte qui che noi adesso andiamo a lavorare e a sviluppare. Vi lascio proseguire a lavorare da sole effettuando appunto gli aumenti come vi ho appena detto. Ecco, vedete, io ho lavorato gli aumenti per 10 giri e ho concluso il mio giro, e se vado a contare tutte le mie maglie ho totalizzato 58 maglie nella circonferenza, e quindi sono andata a realizzare la punta dell'altro mio calzino. Ora vediamo come proseguire appunto a sviluppare la parte del piede sotto, che è realizzata a maglie alte, e poi il punto fantasia nel dorso del piede. Concludo il mio giro con una maglia bassissima dove c'è il marker. A questo punto posso toglierlo e mi alzo con 1, 2 e 3 catenelle che corrispondono alla maglia alta. Salto le due catenelle di base successive, le 2 maglie, 1, 2, e nella terza inizio a lavorare il mio punto fantasia. Quindi lavoro 2 maglie alte all'interno dello stesso punto di base, 2 catenelle di separazione, rientro nello stesso punto di base ed effettuo un'altra maglia alta, e all'interno dello stesso punto di base un'altra maglia alta. Quindi ho effettuato un ventaglietto. Salto 2 maglie di base, quindi 1, 2, e nella terza faccio una maglia alta. La maglia alta iniziale sarà l'inizio del mio giro e posso riposizionare il mio marker. E proseguo a lavorare questo punto fantasia sulle prime 37 maglie di base. Quindi salto 2 catenelle, 1, 2, e nella terza realizzo una maglia alta, un'altra maglia alta, 2 catenelle di separazione
rientro e faccio una maglia alta, rientro e faccio un'altra maglia alta. Ho realizzato quindi il mio ventaglietto. Salto 2 maglie di base, 1, 2 e nella terza la mia maglia alta. Quindi lavoro dall'inizio del giro dove ho il marker fino all'altro marker, in sostanza con questi ventaglietti. Quindi maglia alta, salto 2 spazi di base, nel terzo maglia alta, 2 catenelle di separazione, altre 2 maglie alte all'interno dello stesso punto di base. Salto 2 catenelle e riparto con la maglia alta. Nel mio caso da marca punto a marca punto lavoro 1, 2, 3, 4 e 5 ventaglietti. Così arrivo all'altro marker e finisco la lavorazione del mio punto fantasia e tolgo il marker. Sul restante lato appunto della circonferenza lavoro tutto a maglie alte, quindi su ogni maglia di base vado a lavorare a maglie alte. In questo modo. Fino ad arrivare a dove c'è posizionato l'altro marker di inizio giro. Vediamo con uno schemino come sviluppare magari il progetto anche per i numeri di piede più grandi. Allora, nel mio caso appunto sto lavorando per un numero 35-37 circa, ho lavorato i miei aumenti per 10 giri, ok? Quindi ho fatto il primo giro di 7 maglie, poi 14 maglie perché le ho raddoppiate e poi ho lavorato per 10 giri, arrivo a una circonferenza di 58 maglie e sulle prime 37 lavoro il punto fantasia a ventaglietti, le restanti maglie le lavoro a maglie alte, quindi sulle maglie basse di base lavoro a maglie alte. Se invece abbiamo una taglia 38-40 lavorerò i miei aumenti per 11 giri e quindi mi troverò un numero di circonferenza di maglie, quindi finale, di 62 maglie. Sempre sulle prime 37 lavoro appunto fantasia e le successive maglie lavoro appunto 25 maglie alte. Se invece sto lavorando per un piede appunto più grande, 41-43, lavorerò dopo i primi 2 giri dove ho fatto le 7 maglie e poi le ho raddoppiate a 14, lavoro 12 giri con i 4 aumenti per giro ovviamente, arrivando a 66 maglie. Sulle prime 43 lavorerò il motivo dei punti fantasia e quindi in questo caso se qua prima mi sono usciti 1, 2, 3, 4, vedete, ventaglietti, 1, 2, 3, 4, 5 motivi sia per la taglia prima e la taglia seconda, qui avrò 6 ventaglietti e sulle restanti maglie lavorerò a maglie alte. Una volta terminate le mie maglie alte, la lavorazione a maglie alte, tolgo il mio marker e chiudo con una maglia bassissima nella terza catenella 1, 2, 3 dell'inizio del punto fantasia della maglia alta, qui in questo modo. Mi alzo con 3 catenelle, 1, 2, 3 e riposiziono il mio marker, comunque che è evidente perché è la mia catenella, la mia prima maglia alta dell'inizio giro. Lavoro il punto fantasia in questo modo. Qui sotto ho il ventaglietto e qui ho la punta del ventaglietto. Entro con l'uncinetto e faccio 2 maglie alte all'interno di questo archetto, 2 catenelle di separazione, rientro sempre nella punta dell'archetto e faccio 2 maglie alte, e poi dove c'è la maglia alta di separazione dei ventagli, maglia alta.
e riparto a ricostruire il ventaglietto. Quindi maglia alta, 2 catenelle di separazione, maglia alta, e dove incontro la maglia alta che separa i 2 ventaglietti, maglia alta. Quindi ho lavorato i miei ventaglietti 1, 2, 3, 4 e 5, dove c'è la maglia alta faccio la maglia alta, vedete, qui termina il mio punto fantasia. Se volete potete lasciare il marker, che così vi ricordate che poi la lavorazione successiva va fatta tutta a maglie alte, oppure per le più esperte potete anche evitare di metterlo. E qui lavoro maglia alta su maglia alta. Perché questo è il sottopiede, è la parte appunto della pianta del piede, va lavorata appunto a pieno a maglie alte. Quindi lavorate le mie 23 maglie alte, mi trovo all'inizio del giro, tolgo il marker, chiudo con una maglia bassissima nella terza maglia, mi rialzo con le 3 catenelle e riparto con la lavorazione del ventaglietto. Dove c'è la maglia alta e riparto con il ventaglietto. Ora vi lascio proseguire da sole per un po' di giri e vi dico quanti centimetri io ho lavorato in questo modo, perché appunto adesso andremo a realizzare per un bel po' di centimetri la parte centrale del mio piede, continuando la lavorazione in questo modo. Ad un certo punto andremo quando ci troviamo appunto nell'incavo del piede, andiamo ad effettuare degli aumenti nella parte appunto dove il nostro piede poi si allarga, perché appunto qui c'è il collo e andremo ad ampliare. Per la mia taglia 35-37 ho lavorato 12 giri di maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ottenendo una lavorazione quindi di 8 cm a maglie alte. Per le taglie più grandi lavorerete un giro in più, 1-2 giri in più per la 38 e 40 e 3-4 giri in più per la 31 43 in lunghezza. Non fatelo troppo lungo, perché poi indossandolo, nonostante la lavorazione sia lavorata con un uncinetto che la rende appunto una lavorazione bella compatta, però comunque stiamo parlando di alpaca, quindi qualcosina poi il calzino cede sempre. Ora, dopo aver lavorato appunto per i giri desiderati, andremo ad applicare per un po' di centimetri degli aumenti che andremo a fare appunto ai lati del punto fantasia. Quindi vedete, dopo i nostri 8 giri di lavorazione andremo a lavorare un altro pezzettino applicando degli aumenti sempre ai lati, quindi 2 maglie lavorate all'interno dello stesso punto alla fine del punto fantasia per ogni lato di lavorazione. E ho lavorato con gli aumenti, quindi 1, 2, 3, 4, 5 per altri 6 giri. Vediamo come applicare gli aumenti. Adesso sono alla fine del 12° giro di lavoro a maglie alte, vado a chiudere come di consueto, 1, 2, 3 catenelle e lavoro il mio punto fantasia. Il mio aumento lo vado a fare alla fine del giro, prima di chiudere da questo lato. Quindi lavoro tutti i punti fantasia dei ventaglietti
E una volta che ho lavorato appunto tutta la sequenza dei ventaglietti e rinizio con le maglie alte, andrò a fare maglia alta e una maglia alta all'interno sempre dello stesso spazio di base. Quindi, come vedete, ne ho lavorate due nello stesso punto di base applicando un aumento. Continuo la lavorazione a maglie alte sotto la pianta del piede. E quando mi trovo in prossimità della fine del giro, invece di chiudere, vedete nella maglia dove appunto mi sono alzata e ho realizzato le 3 catenelle, vado a fare il mio aumento e quindi ho aumentato e vado a chiudere 1 2 3 nella terza catenella. Ecco qui le 2 maglie, vedete, lavorate all'interno dello stesso punto di base. Mi alzo con 3 catenelle. Allora, se volete lo potete fare subito qui, vedete, e fate l'aumento, oppure se preferite potete lavorare subito il punto fantasia e poi realizzare l'aumento alla fine, come preferite. Quindi procedete la lavorazione in questo modo ancora per un po' di giri, lavorando i punti fantasia sui punti fantasia e un aumento nei lati appunto in prossimità dell'inizio e alla fine dei punti fantasia. Lavorate gli aumenti per la taglia 35-37 per 6 giri, quindi fate 6 giri di aumenti, ne potete fare 7, 8 o addirittura 9 per la lunghezza di un piede più ampia. Ecco qui, ho lavorato il calzino con 6 giri di aumenti, un aumento al lato del punto fantasia, quindi 1 2 3 4 5 6. Vi consiglio di indossare il calzino e di fare una prova. Il calzino indossato dovrà arrivare nell'incavo del piede e dovrà restare fuori esattamente la parte del tallone che adesso dovremmo andare a lavorare. Attenzione a non farlo appunto troppo lungo, perché poi nell'indosso, come vi ho detto, qualcosina il calzino cederà e deve rimanere comunque una vestibilità bella asciutta e aderente. Dalla punta il mio calzino misura 17 cm e mezzo. Per le misure più grandi dovrete avere appunto una lunghezza maggiore, quindi che va dai 18 in su, perciò misurate il calzino e verificate appunto di lasciare proprio in sospeso la parte dall'inizio del tallone in poi. Ora, una volta chiuso il giro di lavorazione, andiamo a realizzare 35 catenelle. Per le taglie invece più abbondanti andiamo a farne 41, quindi 6 in più, quindi 1 2 3 4 5 6 7 32 33 34 e 35. Vedete, ho il mio calzino, devo saltare tutta la parte del pizzo e quindi con la catenella rivolta sul davanti vado a puntare l'uncinetto, quindi salto il punto fantasia e vado ad agganciarmi alla prima maglia alta disponibile, quindi salto il ventaglietto e vado a realizzare una maglia bassa. Quindi vedete che ho realizzato questa catenella qui. Ora vado a lavorare a maglie basse e quindi lavoro una maglia bassa in ogni maglia alta di base, in questo modo. Quindi vedete, qui ho i punti fantasia, qui ho la catenella e qui lavoro il sottopiede a maglie basse. Una volta che ho lavorato tutte le maglie del sottopiede e che vado ad incrociare, appunto ad incontrare la catenella, lavoro a maglie basse anche tutte le 35 maglie della catenella, quindi puntando l'uncinetto e lavorando una maglia bassa su ogni catenella di base disponibile. In
questo modo. Vedete che io ho lavorato a maglie basse intorno alla circonferenza qui della catenella, e adesso io andrò a mettere due marker nei due punti qui vicino ai lati del sottopiede e andremo a lavorare circolarmente, restringendo la lavorazione, facendo ad ogni giro una diminuzione dove appunto adesso vado a posizionare i miei marker. Rivediamo bene il discorso delle diminuzioni. Quindi negli angoli del mio calzino abbiamo messo, vedete, i marker per lavorare intorno al tallone. Quando mancano due maglie dal marker, quindi questo è il marker e io ho una e due maglie prima del marker, quindi che cosa faccio? Effettuo la diminuzione, passo sotto alla maglia l'uncinetto e porto fuori il filo, e alla seconda maglia e porto fuori il filo, e lavoro la diminuzione, quindi le due maglie basse assieme. Qui ho il marker, lavoro la mia maglia normalmente e riposiziono il mio marker. Questo resterà sempre una maglia lavorata da sola. Successivamente le due maglie le lavoro con la diminuzione, quindi entro e porto fuori il filo, entro e porto fuori il filo e faccio la mia diminuzione. Lavoro a maglie basse normalmente fin tanto che arrivo all'altro marker. E farò la stessa cosa, quindi a due maglie prima dal marker facciamo la diminuzione, lavoriamo la maglia e poi nelle due maglie successive applichiamo la diminuzione. Lavoro in questo modo e quindi in ogni giro avrò 4 maglie basse diminuite. Dobbiamo ripetere queste diminuzioni ad ogni giro altre circa 17-18 volte in tutto, fin tanto che non rimangono praticamente 10 maglie basse che poi andremo ad unire e a cucire, tra poco lo vediamo assieme. Ecco qui, vedete, il risultato è questo. Questo è il calzino e questa è la circonferenza che io sto lavorando, applicando 2 diminuzioni prima del marker e 2 diminuzioni dopo del marker in entrambi i punti dove sono segnati con i fermapunti. Adesso andiamo a lavorare ancora questa piccola circonferenza fino a che mi restano praticamente 10 maglie che poi io andrò ad unire così sul rovescio con delle maglie bassissime. Vediamo ancora un paio di volte le diminuzioni assieme affinché capiate bene come farle. Quindi questa è la maglia del marker, queste sono le 2 maglie prima del marker, 1, 2, diminuzione. Qui dove ho il marker lavoro la maglia, tolgo il marker e lo posiziono quindi nella maglia che ho appena lavorato, che è la maglia che si lavora sempre singolarmente. Una volta lavorata la mia maglia, nelle 2 maglie successive, quindi una e quella successiva 2, faccio la mia diminuzione. Quindi ho fatto 2 diminuzioni ai lati. E la stessa cosa si farà quando incontriamo l'altro marker. Ecco qui, questo è il risultato, vedete la punta, il sottopiede, la parte centrale traforata e il tallone che ho lavorato. Quindi circolarmente ho lavorato all'incirca per 15 giri. Dovrete lavorare appunto più giri possibili in modo che vi resti un'apertura piccolina, all'incirca 10-12 maglie, a seconda appunto anche poi i giri variano anche a seconda della grandezza della circonferenza, quindi per chi ha un piede più grande ovviamente magari avrà qualche giro di lavorazione in più, insomma un paio di giri in più.
Quando vi resterà un'apertura appunto piccolina di circa 10-12 maglie, andrete a girare il tallone nella parte del rovescio, portando fuori la vostra asola, e io appunto mi sono lasciata una codina, ho tagliato il filo e ho lasciato una codina lunga perché appunto il gomitolo non ci passa, ed ora vado ad applicare la mia cucitura praticamente, quindi vado ad unire il mio tallone in questo modo con delle maglie bassissime. Quindi prendo la mia asolina, faccio combaciare bene i due lati della lavorazione. Ecco qui, sono sul rovescio e sono con l'asola nell'angolino, in uno dei due punti dove avevo i marker, per intenderci. Quindi con delle maglie bassissime ora unisco, vedete, passo dentro uncinetto e maglie, sono molto piccole quindi spero che capiate, passo dentro l'uncinetto al lato a tutte e due le maglie e lo porto fuori dall'altra parte, faccio combaciare le due aperture, vedete, e con una maglia bassissima chiudo praticamente, e quindi faccio passare l'uncinetto nel lato in tutte e due le asoline qui e dall'altra parte in tutte e due le asoline qui. Porto fuori e chiudo con una maglia bassissima. Di nuovo vado all'interno delle due asoline qui di un lato e prendo quelle del lato corrispondente dall'altra parte, così porto fuori il filo e chiudo con una maglia bassissima. Quindi vado ad effettuare la cucitura della mia punta, quindi giro il lavoro e voilà, ecco qui il tallone realizzato. Ora andiamo a vedere come lavorare il resto del calzino e lo faremo lavorando intorno a tutta la circonferenza con lo stesso punto fantasia dei ventaglietti che abbiamo usato per la parte del dorso. Prendo il filo di lavorazione e punto l'uncinetto qui in un angolino del punto fantasia ed esattamente dove ho la mia maglia alta qui. Questo è il ventaglio, vedete, e la prima maglia alta. Quindi punto l'uncinetto, porto fuori il filo, creo la mia asola di lavoro, mi alzo con 3 catenelle, 1, 2, 3 e come abbiamo visto in precedenza vado a lavorare i ventagli del mio punto fantasia per tutta la parte del dorso del piede. Ventaglio e dove ho la maglia alta, maglia alta. Una volta lavorati i ventaglietti nella parte del dorso, incontrerò le maglie basse sottostanti. Il motivo fantasia è multiplo di 6, quindi mi raccomando, magari andiamo a dare un'occhiata a contare le maglie che ho di base. Quindi come lavoro? Ho fatto il mio ventaglio, la maglia alta, filo sull'uncinetto, salto 1-2 maglie di base e nella terza effettuo una maglia alta, una seconda maglia alta, 2 catenelle di separazione, quindi andiamo a ricreare il nostro ventaglio, una maglia alta e una maglia alta, salto 1-2 maglie di base e nella terza faccio la maglia alta e riprendo la mia lavorazione, quindi 1-2 maglie di base e nella terza maglia alta, 2 catenelle di separazione, maglia alta, salto 2 catenelle di base, 2 maglie di base nella terza maglia alta. Procedo in questo modo a lavorare lungo la base della caviglia. Ecco qui, quindi ho lavorato 5 motivi di ventaglietti sulla parte del dorso e 6 motivi di ventaglietti intorno alla caviglia. Comunque 5-6 ventaglietti vi stanno. Con 6 ventaglietti, perché adesso le maglie è
sono difficili abbastanza da contare, quindi potete farci stare 6 motivi se volete appunto una circonferenza della caviglia più morbida, o 5 motivi, quindi lavorate insomma in modo più ravvicinato i ventaglietti, e vediamo come chiudere il giro. Ho effettuato quindi 2 maglie basse, 2 maglie alte, 2 catenelle di separazione, 2 maglie alte, e chiudo nella prima maglia alta, nella terza catenella della prima maglia alta con una maglia bassissima. Mi alzo con 3 catenelle e sempre così nei giri successivi mi metto il marker se voglio ricordarmi che questo è il giro iniziale, e vado a lavorare circolarmente il motivo del punto fantasia come abbiamo visto finora. Allora, io ho lavorato circolarmente per 5 giri di ventagli, e nell'ultimo giro ho lavorato sempre con lo stesso punto fantasia, però anziché fare le 2 maglie alte ne ho lavorate 1, 2, 3, 4, 2 catenelle di separazione e 4 maglie alte. Quindi ho un po' accentuato diciamo la rifinitura, facendo appunto questa capettina più accentuata, aumentando le maglie, quindi passando da 2 a 4 per lato del ventaglietto. Ho lavorato 1, 2, 3, 4, 5 e 6 giri di ventaglietti. Vediamo come lavorare l'ultimo giro. Quindi sono in prossimità della chiusura, mi unisco con una maglia bassissima alla terza maglia, mi alzo con 1, 2, 3 catenelle, e qui anziché fare le 2 maglie alte ne faccio 1, 2, 3 e 4. 2 catenelle di separazione, rientro dentro l'archetto, 1, 2, 3 e 4, e la solita maglia alta di separazione. Ed ecco che così otterremo il nostro bordo. Anche per oggi il nostro video tutorial è giunto al termine. Abbiamo visto appunto come realizzare questa coppia deliziosa di calzini, un progettino davvero molto veloce da realizzare, che ti fa appunto voglia di lavorare, perché appunto è molto coccolo, è piccolino, è anche una cosa insomma nuova. Vediamo sempre tanti calzini a ferri ma pochi all'uncinetto, ed è sicuramente uno splendido regalino che possiamo anche mettere sotto all'albero di Natale. Io l'ho realizzato in tinta unita, però appunto sarebbe bello anche poterlo realizzare in più colori o con un filato sfumato. Lascio a voi adesso far volare la vostra fantasia, e sono sicurissima che nel gruppo del filo rosso arriveranno tantissime foto di calzini, e quindi io le aspetto con ansia come al solito. Vi mando un abbraccio grande e vi ringrazio per tutto l'affetto che mi donate. A prestissimo, grazie, ciao ciao!